Dal 1993 è latitante uno dei boss di Cosa Nostra più potenti in assoluto, o perlomeno questo si dice, perché Matteo Messina Denaro, secondo tutte le procure, secondo tutti i giornalisti, è l'erede di Bernardo Provenzano, il quale dopo il suo arresto ha ceduto in toto il potere a Matteo Messina Denaro. Oggi vi racconterò un attimino qualcosa su Matteo Messina Denaro, ovviamente giusto qualcosa perché stiamo parlando dell'uomo più imprendibile, dell'uomo più invisibile, l'imprenditore invisibile, del capo mafia invisibile. Non è che io vi posso raccontare cose esclusive, però quello che io sono riuscito a reperire oggi ve lo racconterò. Matteo Messina Denaro nasce a Castelvetrano in provincia di Trapani, quella Sicilia estrema dove praticamente non arriva lo Stato italiano. E infatti è lì che lui, figlio di uno dei boss più importanti, Francesco Messina Denaro, oltre che essere capomandamento, era anche un grande imprenditore. Nella classica tradizione siciliana, nonostante fossero grandi imprenditori, nonostante fossero boss criminali, loro dicevano sempre: fa sì che queste persone risultino il più possibile invisibili. Ma in particolare Matteo Messina Denaro oggi risulta l'uomo più invisibile e più sconosciuto in assoluto. Le uniche cose che si hanno di lui sono delle vecchissime foto, non si hanno neanche più le impronte digitali che gli presero durante il servizio militare, perché dopo circa 10 anni vengono mandate al macero, e una registrazione audio proprio quando nel 93 fu ascoltato per alcune vicende. Buongiorno, il signor Messina Denaro Matteo, le ricordo che ha l'obbligo di dire la verità. Legga la foto. Ed è presidente a Castelvetrano, ha detto Era il processo a Cardo, il 18 marzo 1993. Falcone e Borsellino erano già morti l'anno prima, ma nessuno sapeva ancora del ruolo di primo piano in Cosa Nostra di Matteo Messina Denaro. La sua carriera criminale è divisa in due. Lui era uno dei figliocci prediletti di Totò Riina, cioè uno dei boss più sanguinari di cui vi ho fatto il video e che trovate sul mio canale. In più è uno di quelli che ha partecipato attivamente alle famose stragi, nonché rientra a pieno titolo nel patto Stato-mafia. Perciò colui che addirittura si dice abbia eseguito buona parte di quelle stragi in maniera sia organizzativa che anche pratica, perché non ci dimentichiamo che lui viene dalla scuola dei Corleonesi, primo omicidio a 18 anni, oltre 50 omicidi imputati direttamente a lui, un uomo d'azione che nel momento in cui c'è stata la reazione dello Stato è riuscito a trasformarsi, diventare imprenditore invisibile e non farsi più vedere da quel momento. Infatti nel 1993, dal momento in cui è scomparso, non si ha più traccia. In realtà gira una registrazione dove lui viene inquadrato all'interno di un SUV di un fuoristrada, si dice che fosse lui all'interno di questo SUV perché chi lo guidava era uno dei suoi gregari. Devo dire la mia sincera verità, da una registrazione così dire che era lui, da una telecamera di sicurezza con una qualità molto bassa, è veramente difficile. Il suo classico soprannome è Osiku o anche Iddu, proprio della serie Nessuno sa niente, nessuno vede niente. Non è realmente invisibile, si rende invisibile grazie a tutte le persone che lo circondano. Con molta probabilità lui continua oggi a fare affari sia legali che illegali, e quelli legali sono comunque contingentati a quelli illegali, e ci sono stati tantissimi casi di sequestri di società che riportavano a lui attraverso prestanome, attraverso persone di fiducia. Nonostante sia giovane, parliamo di un uomo di appena 60 anni, oggi viene considerato il più potente boss di Cosa Nostra. Considerate anche che Cosa Nostra è stata sempre la mafia che ha fatto tutto prima. Oggi l''ndrangheta probabilmente è più forte,
forte. Oggi la camorra probabilmente è più radicata, ma Cosa Nostra è stata sempre specializzata e avanti rispetto a tutte le altre mafie, perché sia dal punto di vista delle sostanze, sia dal punto di vista importazione, esportazione e lavorazione sono stati sempre i primi che hanno reinvestito i capitali in società pulite, che hanno lavorato in borsa, che hanno creato praticamente delle corporazioni importanti, e Matteo Messina Denaro rappresenta esattamente questo, il mafioso 2.0, cioè quel mafioso che ormai è collegato sempre alle attività criminali, ma ha interessi e mani in pasta ovunque, non solo in Sicilia, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, perché il Sud America è terra di conquista per Matteo Messina Denaro, perché la Sicilia, in particolare tutta la zona di Trapani, è monopolizzata da Matteo Messina Denaro o comunque attraverso i suoi prestanome, e perché comunque dalla Sicilia fino a tutta l'Italia ogni singolo appalto, ogni singolo lavoro passano comunque attraverso le maglie di Cosa Nostra. Ma se questo è invisibile, no? Se noi non l'abbiamo mai visto, c'è mezza voce in giro, mezza foto in giro eccetera, come facciamo a dire che è a capo di tutto quanto? Moltissimi suoi prestanome sono stati arrestati, che poi non sono dei semplici prestanome, ma sono amici, fiduciari, segretari, cassieri, ognuno ha il suo ruolo. Come comunica Matteo Messina Denaro? Attraverso dei pizzini. Lui ha una persona che si occupa solo dei pizzini. I pizzini sono un classico che si utilizza spesso nelle carceri, ma si utilizza un po' dappertutto ormai, proprio per eludere tutti i controlli che ci sono attraverso la tecnologia, gli smartphone, computer, messaggi, voci, telecamere che ovunque sono di sicurezza. Il pizzino è un fogliettino di carta dove io scrivo l'indicazione anche in codice certe volte, perciò te la dovrei togliere, dovrei decifrare che cosa c'è scritto e capire a chi era indirizzata, perché non c'è né mittente né destinatario. Il pizzino potrebbe essere verso Matteo Messina Denaro o viceversa, verso un'altra persona di cui non si conosce l'identità, ma la conosce solamente colui che la porta, e colui che la porta è una persona di estrema fiducia. Se venisse arrestata non direbbe assolutamente nulla, perché la rete di persone che sono intorno a Matteo Messina Denaro sono di estrema fiducia, per due motivi: uno, perché hanno paura, stiamo parlando di un boss, uno dei più potenti boss di Cosa Nostra, e due, perché Matteo Messina Denaro ha istituito un welfare criminale per tutte le persone che ha intorno, e non solo, perché a Trapani, perché comunque nella zona di Castelvetrano, lì dove la disoccupazione giovanile è ben oltre il 50%, il giovane lo vede come un Robin Hood, nonostante quando trova lavoro attraverso un sistema criminale il giovane viene sfruttato, e si arriva al sistema di meglio un tozzo di pane che niente. Quando arriva lo Stato spesso il giovane perde il lavoro, perché è il caso dei sequestri a Giuseppe Grigoli, che deteneva praticamente la proprietà di tutti i supermercati Despar della Sicilia orientale e che dava lavoro a tantissime persone. Però come dava lavoro? Sottopagati, contratti mai fatti, o se c'erano contratti ridicoli, modalità di lavoro diverse, vantaggi rispetto alla concorrenza leale perché avevano capitali ingenti da utilizzare per questi supermercati, potevano fare una guerra dei prezzi che era improponibile perché avevano vantaggi con i fornitori, vantaggi con i soldi, avevano necessità di riciclare i soldi perché acquistare i supermercati aveva tantissimi scopi. Uno scopo era riciclare denaro, perché se tu hai denaro che proviene dalle sostanze, in qualche modo devi riciclarlo e farlo diventare legale. Il secondo era dare lavoro alle persone in modo tale da mantenere un rapporto sul territorio stile Robin Hood cattivo. Lo stesso Matteo Messina Denaro ha anche un ambasciatore, colui che va in giro e mantiene il rapporto con le famiglie. Diciamo questo perché il precedente ambasciatore era già stato arrestato e avevano capito qual era il ruolo di questa persona. A Giuseppe Grigoli, che da semplice bottegaio di alimentari era diventato il più grande imprenditore di supermercati del sud Italia, controllando oltre il 10% dei supermercati Despar in Italia, sono stati sequestrati oltre 700 milioni in beni, compresi i supermercati. E cosa è successo? Che molti di questi supermercati, non potendo più mantenere quel tenore di vita che avevano grazie ai capitali illeciti, grazie alle banche che gli davano tutto il fido possibile, grazie alle modalità di lavoro in alcuni casi fuori norma,
ma anche per i dipendenti, la gente che guadagnava il famoso tozzo di pane si è trovata senza lavoro. Ed è lì che c'è il contrasto poi con lo Stato. Ma come? Ok, ci trattava a pesci in faccia, ma mangiavamo, mo voi ci avete chiuso e nessuno mangia più perché non c'è un'altra alternativa di lavoro. Un altro grosso business che è stato individuato e facente capo a Matteo Messina Denaro è quello dell'eolico. L'eolico prevede delle grandissime pale alte anche 50 metri che sfruttano l'energia del vento per creare corrente elettrica. Spesso le piattaforme dove vengono posizionate sono molto costose, necessitano di ditte edili e in più l'acquisto delle pale eoliche, l'indotto generato e tutto quanto sono numeri enormi. Non a caso, attraverso Vito Nicastri, che era un altro suo prestanome, amico, eccetera eccetera, che da semplice elettricista è passato ad essere un imprenditore internazionale, tant'è che su riviste internazionali veniva dipinto come il re dell'eolico. Voi immaginate, prendo uno che faceva l'elettricista e lo faccio diventare magnate di un impero di energia alternativa. E questo denota anche intelligenza, perché non è che andate a investire sempre sugli stessi mercati come si faceva una volta, prendiamo ristoranti, prendiamo supermercati, prendiamo alberghi e tutto quello che ormai la criminalità organizzata fa. L'intelligenza di Cosa Nostra, e in questo caso di Matteo Messina Denaro, successore di Bernardo Provenzano, è stata quella di andare a sondare altri terreni, un po' come Elon Musk della mafia. Energie alternative, perché lui ha investito nell'eolico e parliamo di oltre 1.200 milioni di sequestri in questo caso, ma anche nell'energia solare, perché la capacità imprenditoriale in quel caso ha visto sia guadagni nel costruire, nello stabilire, nel riciclare anche capitali provenienti dalle sostanze, ma anche un discorso legato ai fondi che lo Stato assegna in base alle energie rinnovabili, dove l'appalto, dove tutte quelle cose poi sono manipolate. E veniamo invece al caso di Matteo Messina Denaro fantasma. Ma perché non riescono a trovare Matteo Messina Denaro? Non sanno dove sta, che cosa lo aiuta da questo punto di vista a rendersi invisibile. La prima cosa, con molta probabilità non usa tecnologia direttamente, perciò né smartphone né computer né nulla che sia attivo e permetta di essere localizzato. Come abbiamo detto, i pizzini sono il classico metodo di comunicazione. Sicuramente ha cambiato identità più volte, già nel 93, già negli anni precedenti girava sotto falso nome. In più l'assenza di fotografie, con l'evoluzione, magari l'invecchiamento, perché quando arrivi a 60 anni il viso cambia, e sicuramente anche la possibilità di accedere a qualcosa di chirurgia plastica, perciò qualche piccola modifica qua, qualche piccola modifica là. Ma il discorso più importante è che lui è circondato di persone che lo conoscono ma che non parleranno mai. Potrebbe stare tranquillamente a Castelvetrano e non venir mai preso, ma non si è solo affidato alle persone, chiamiamole, del luogo, perciò sicuramente persone di fiducia ma che non hanno grossi poteri. Cosa Nostra e Matteo Messina Denaro hanno la possibilità di accedere ai politici che loro hanno messo proprio lì. In più la corruzione all'interno dello Stato, lì in quei ruoli chiave dove ci sono sicuramente dei funzionari che potrebbero fare delle indagini, è più facile corrompere che combattere. Lui è stato il trasformista da uomo di sangue, perciò corleonese puro, pupillo di Riina, colui che faceva le stragi, a imprenditore 2.0 invisibile, silenzioso e che aveva un grandissimo rapporto con tutti, sia dal punto di vista della criminalità che conta, sia dal punto di vista dei colletti bianchi. Infatti, oltre al discorso legato politica, uomini dello Stato, eccetera, si dice anche che abbia grandi collegamenti con la massoneria che conta, in particolare nelle logge non ufficiali o irregolari che stanno anche a Trapani. I rapporti internazionali, tutto quello che lui riesce ad avere, sono piaceri per lui, ma sono vantaggi anche per coloro che partecipano. E non ultimo, si dice che sia l'unico che detiene i segreti, i rapporti più segreti relativi alle famose stragi e al famoso rapporto Stato-mafia. Molti dicono se parla lui cadono in tanti e per tale motivo non lo prendono. Questo non so dirvi se sia vero, se sia falso, però al momento, a distanza di tanti anni, non è stato né mai visto né mai preso, ma neanche mezzo individuato, facendo una
riflessione sul fatto che l'economia che si genera dalle associazioni criminali, da Cosa Nostra ma da tutte le altre, è un'economia malata, è un'economia che fa male al paese per il semplice motivo che loro non rispettano le regole, hanno dei vantaggi enormi, hanno la necessità di riciclare i soldi e lavorano nello stesso modo in cui fanno gli affari criminali. Nel caso di Matteo Messina Denaro e i famosi supermercati che davano lavoro a tante persone, è anche vero un discorso relativo al fatto che quella non è concorrenza leale. Un imprenditore che magari paga tutte le tasse, che paga il giusto ai dipendenti, non può competere in questo caso, perciò deve scappare dalla Sicilia e non investe in Sicilia. Così la Sicilia rimane o ostaggio della mafia e dell'imprenditoria mafiosa o addirittura completamente disoccupata nel momento in cui sequestrano tutto, centri commerciali, supermercati, attività imprenditoriali, attività industriali, edilizia, perché voi pensate anche al porto di Trapani, che è un grandissimo snodo dove oltre alla parte delle sostanze che vengono importate c'è tutta anche una parte di lavori, di appalti, che anche quelli vengono fatti male. Cioè voi se pensate alla parte edilizia fatta dalle mafie è una cosa molto rischiosa, perché loro per abbassare il prezzo dei materiali, dei costi di costruzione eccetera, utilizzano materiali scadenti, corrompono per far accettare lo stesso sia l'appalto che quella qualità scadente e poi abbiamo situazioni dove quello che è stato costruito dura 2 giorni e se ci va bene nessuno si fa male, perciò rimane un relitto, si rompe, non funziona, abbiamo strade fatiscenti, porti fatiscenti, strutture fatiscenti. In più quello è riciclo di soldi provenienti dalle sostanze che vengono vendute, pertanto tu quei soldi li fai diventare legali, purtroppo erano frutto della morte di tante persone. È importante pensare oggi che non esiste il padrino imprendibile, l'imprenditore magico eccetera e le scorciatoie, perché così continuando l'economia dell'Italia tracolla e le mafie praticamente andranno a sostituire le istituzioni. Ci sono casi storici dove coloro che erano visti come briganti poi sono diventati invece coloro che governavano. Attenzione, perché questo è un passaggio delicato ed è importante mantenere la memoria di determinate cose. Tra l'altro c'è stato proprio di recente l'anniversario della morte di Falcone, per farvi capire che quelle stragi, quei magistrati che hanno combattuto contro la mafia non devono essere dimenticati. Detto questo, se volete altri video su personaggi criminali ma con la mia riflessione finale, perché non dobbiamo pensare a queste persone come eroi, non dobbiamo pensare a queste persone come scaltre, non dobbiamo pensare che l'Italia sia furba su questo, perché l'Italia ha tante eccellenze e spesso le svendiamo proprio perché siamo ridotti in ginocchio proprio per questo tipo di problematiche. Scusate lo sfogo, vi saluto, ciao!